E ciao sbarbati e bentornati sul canale del vostro amichevole Donzone di quartiere. Anzitutto, buon anno. Seconda cosa, che è successo? Siamo già qui dopo pochissimo dall'ultimo video, non è più abituato nessuno, né io né voi. Vabbè, siamo qui, godo. Oggi parliamo di un brand un po' discusso, un po' chiacchierato, un po'... No, in realtà ultimamente neanche troppo, perché a volte certi aspetti tendono a nasconderne altri. Vabbè, brand italiano, direttamente da Grosseto, Toscana, Maria e Macinghiala, non so neanche se lo dicono lì in realtà, vabbè, lasciamo perdere. Baramon. Vabbè, ho detto Grosseto, quindi la maggior parte di voi avrà capito se conoscete un minimo il mondo. Abate in Lamantia del dottor Abate, il buon dottor Fulco, che non ringrazio perché non mi ha mandato questi prodotti, me li so comprati io col cash l'anno scorso, però con il Black Friday, con il 30% di sconto, quindi buono, sono riuscito a prendermi un set completo con sapone, olio pre-barba, che tra l'altro credo che non sia neanche più in produzione perché non si trova sul sito, e dopo barba al costo di solo sapone e dopo barba, e comunque a un prezzo alto, però ci arriviamo piano piano. Allora, il set che ho comprato io è dedicato proprio a questo giorno perché giustamente buon anno ma anche buona Befana ragazzi, buon 6 di gennaio. Spero che sia passata la Befana, che vi abbia portato tante caramelle, poco carbone e vabbè. Ma voi come sapete l'Epifania, no? La Befana, l'Epifania nella religione cristiana rappresenta quando vengono i re magi e portano a Gesù bambino appena nato i tre doni, no? Si sa oro, incenso e zafferano chiaramente, no? No la mirra, no. La mirra sta qua dentro. Vabbè, scherzi a parte, questo set che ho preso è Matteo 9:11. Tra l'altro io mi sono fatto prendere dalla curiosità, no? Perché appunto Epifania, tutta la religione, eccetera. Matteo 9:11 deve essere un verso della Bibbia, quindi ho preso... Eccoci, sfogliando la Bibbia, ho cercato il passo qui, però non c'entra niente con la Befana. Non sono riuscito a capire dal sito perché sia stato scelto questo nome. Come sono austero, no? Con questo libro qua. Spero di non essere, di non passare per blasfemo. Però no, veramente per curiosità ho letto, ma non, insomma, non dice niente che riguardi. Boh, è la chiamata di Matteo, quindi non lo so, Matteo vieni, vieni Matteo, vieni, che ha fatto così. Vabbè, scherzi a parte. Allora, vediamo un attimino, perché sto sparando cazzate proprio direttamente, ma sì, ma ci mancava, ma ci mancava. Allora, cominciamo direttamente a parlare del prodotto, del marchio, eccetera. Anzitutto, secondo me questo è un marchio che fa molto della forma, no? Il suo cavallo di battaglia, anche se comunque la sostanza non manca e anche lì ci arriviamo. Tutti i prodotti arrivano all'interno, no? Di queste scatole di cartoncino che sembrano quasi, no? Un qualcosa di vecchio, che trasmettono un po' questo messaggio, no? Vedete, guardate qua, pre-shave, tipo non è neanche scritto stampato, è timbrato e il timbro è anche leggermente scancellato, c'ha da quell'idea un pochettino, no? Di tanto artigianale, poi arriva tutto dentro un bel pacchetto con anche un giornale fatto apposta, è proprio formato quotidiano, no? Quello grosso che ti metti così o che nei cartoni ci stampano i buchi per spiare la gente che passa. Guardate, vabbè, direi di cominciare subito, ci mettiamo un po' di olio pre-barba e vabbè, lo sapete come la penso su pre-barba, il fatto che non sia neanche più disponibile sul sito forse è un po' indicativo, però ormai ce l'ho comprato e me lo metto lo stesso. Il prezzo è alto di questa roba, ragazzi, ma anche di quello parliamo a fine video. Profumazione, visto che è la prima cosa in cui ci imbattiamo di questo Matteo 9:11 dopo, diciamo, dopo il packaging e dopo tutta la presentazione all'interno, guardate quanto sono unto. Mi sa che hanno messo pure tanto, sì. E dopo tutta la presentazione appunto all'interno del cartoncino, allora c'è non un problema, però sì, inizialmente l'ho individuato come un problema. Mentre ve ne parlo io tiro fuori dalla scatoletta il sapone. Ve lo faccio vedere, ok? Guardate che bellino qui dentro la scatolina di alluminio con l'inci che vi zoom così ve lo leggete tranquillamente da casa. Ma quanto è bella sta fotocamera, eh? Tanta roba ragazzi, mamma mia che upgrade che ho fatto. Comunque dicevo, profumazione, sì eravamo arrivati là, vabbè, profumazione.
la chiama il dottor Fulco, il nostro adorato dottor Fulco, la chiama mirra questa profumazione, perché comunque c'è una piramide abbastanza particolare, perché parte da arancia amara di testa, poi in mezzo c'ha la carota, gli oli di garofano, i legni sacri, il patchouli sul fondo, insomma è una cosa particolare, è interessante, è molto molto buona secondo me, però quando mi è arrivata la roba, raga, io non sentivo l'odore di questi prodotti, soprattutto a partire dall'olio che è quasi inodore. Poi apri il sapone, ma molto molto delicato. Poi l'after si sente effettivamente. Quindi io non capendo e avendo scritto anche ad altri ragazzi, oh, ma tu ce l'hai, cioè tu lo senti l'odore di questo sapone? Sì, io lo sento, io non sentivo niente. Sarà che magari ero abituato a odori un pochettino più forti, quindi mi sono munito di santa pazienza e ho contattato, con questo ci monteremo il sapone, ho contattato l'assistenza, gli ho chiesto scusate ma io non sento l'odore del sapone, questa è la saponettina, 80 grammi ma poi parliamo anche di quello, e gli dico appunto ma com'è che io non sento la profumazione? E loro mi rispondono con una supercazzola proprio, perché diciamo dovete sapere che Abate della Mantia è conosciuto molto per queste supercazzole che fanno sui loro prodotti, che in realtà creano anche una bella atmosfera, una bella narrativa intorno, però molto spesso finiscono col dire poco e niente. Quindi mi viene detto che questi saponi vengono creati con un antico macchinario del nonno, della sorella, dello zio e tutte queste belle cose, ma la cosa interessante che dicono è che tutto il set, che è composto anche dal profumo che non ho comprato, diciamo, costruiscono una scaletta di profumo, no? Anche a livello di intensità. Ragionandoci poi, e soprattutto io questo set l'ho comprato l'anno scorso, no 2025, 2024, quindi diciamo vabbè, un anno e qualcosa fa, sempre Black Friday, quindi ho aspettato pure parecchio per parlarmene, quindi l'ho usato qualche volta. Adesso che l'ho usato più volte vi posso dire che effettivamente, se è quella effettivamente l'intenzione, c'è ed è anche buona in realtà, perché si parte dall'olio che è quasi inodore, ma è come se mettesse una base, perché io sull'olio e anche sul sapore non la sento quella nota di testa, di arancia, eccetera, ma sento più il fondo, quindi quello un pochettino più terroso, tra virgolette, un po' più incensato, però non incenso da chiesa, attenzione ragazzi. Comunque è tutto molto, molto avvolgente. Io sto parlando per far agire un pochettino intanto l'olio e far scaldare la saponetta all'interno dell'acqua, come consiglia il produttore. Quindi poi si va sul sapone appunto che continua a costruire un pochettino più di profumazione, poi c'è l'after che effettivamente invece è bello forte, bello sparato e si sente tutta lì la piramide, quindi tutta la parte di arancia amara, degli chiodi di garofano che però non sono troppo forti, a me non piace il chiodo di garofano troppo forte, in questo caso è tutto molto, molto bello, molto ben bilanciato, Abate della Mantia ci sa fare con le profumazioni e immagino che poi con il profumo si abbia proprio l'esplosione definitiva della profumazione, quindi possiamo dire dai che se l'intenzione è effettivamente quella di creare una scaletta di intensità è ben realizzato come cosa, perché si getta una base a partire dall'olio e dal sapone e poi si culmina sull'after ed eventualmente anche sul profumo. Ora che ho parlato, la saponetta si è ben scaldata, no? Guardate come è diventata bella lucida all'interno dell'acqua e con il mio pennello in tasso che appunto è consigliato per il prelievo del sapone comincio a prelevare. Ci vuole un pochettino di pazienza perché comunque vedrete che il montaggio non è quello dei super tallowati, è più un montaggio da saponetta. Questo è un set che riprende in generale, questi set con le saponette dure di Abati della Mantia riprendono più il concetto di rasatura all'inglese, quindi l'olio pre-barba, la saponetta dura e anzi mi stupisce che non ci sia un balsamo ma after alcolici e diciamo che il prezzo è molto alto. Però riesco comunque a trovargli un senso, insomma, chiaramente se siete alla ricerca di un sapone che vi dia la classica, diciamo, sensorialità che piace adesso, quindi la crema bella densa, non quasi a stucco, però insomma bella lucida, scordatevela da questo sapone che comunque monta per carità, però resta ovviamente un pochettino più arioso e appena finisco, che fatica, di prelevare con questo bellissimo pennello della Yaki, insomma, vabbè ho perso il filo però il montaggio è buono.
Allora, continuiamo con il nostro bel prelievo, ma direi che ci siamo quasi, anche perché io comincio a sentire un po' di frizione sul pelo, sul pilu del ciuffo. Io però bagno un pochettino le punte del pennello nell'acqua e continuo con il prelievo perché voglio abbondare e passiamo alla prossima domanda. Allora, 30 euro, una saponetta da rasatura da 80 grammi. Ma porca miseria, no? Ma si può? Nel senso, sono tanti soldi per una saponetta da rasatura, specialmente se la quantità è così poca. Però vi posso dire che dopo averla usata più volte, dopo averla pesata, in media si consuma 1 grammo di sapone a rasatura. 80 grammi di sapone, 80 rasature. Che non sono poche, sono quelle che bene o male si fanno con saponi da 100-150 grammi che però hanno una resa chiaramente inferiore. Questo, diciamo, lui richiede meno prodotto per schiumare e quindi alla fine, no? Alla fine della fiera il calcolo che uno si deve fare, poggio un attimo la saponetta ad asciugare, è un altro. Quindi si salva in calcio d'angolo. Cominciamo a montare il soap, il sapone, non è mica soap che siamo italiani, diciamo le parole italiane. Profumato, alla fine mi ero fatto all'inizio molte turbe, molte pippe su questa cosa che non si sentiva la profumazione del sapone, poi però già la prima volta utilizzato comunque si sente, chiaro, non ti invade il bagno, perlomeno non il sapone, ma sul dopo barba poi ne parleremo perché forse di tutto il set il dopo barba è l'elemento che mi piace di più, ma posso dire che ultimamente sto provando tanti dopo barba che sono veramente buoni, ma veramente senza esagerare. Già quello dell'ultimo video Terry, tanta roba, il declaration grooming di un paio di video fa. Allora io qui sto cominciando a montare, ma ci vuole un altro pochettino di acqua, chiaramente. Sulla confezione proprio del sapone, non ve lo zoomo perché ho le mani occupate, però viene proprio scritto di bagnare la superficie della saponetta con dell'acqua calda, far sì che si sciolga un pochettino e poi prelevarla con il pennello umido, ben strizzato. Che poi è il consiglio che si dà solitamente con le saponette, i saponi un pochettino più duri, quindi si fa sciogliere un pochettino il sapone in superficie per facilitarne il prelievo e poi si comincia a montare senza abbondare, perlomeno non da subito con l'acqua. Questo pennello che vi ho fatto vedere è della Yaki, è un chew band, manico caramello lo chiamano loro, poi su AliExpress sta scritto tutto in maniera strana. Però vi ricordo che se contattate direttamente in chat lo store ufficiale di Yaki e gli menzionate il mio nome, gli dite oh Simone, tonsore consapevole, quello che è in chat, loro vi faranno un 15% di sconto su tutto, ok? La procedura per riscattare questo sconto è un po' strana, quindi fatela dire bene, bisogna mettere dei dati della carta però sbagliati, in modo che poi cambiano il prezzo, è un po' un casino, però 15% di sconto, diciamo che specialmente su pezzi anche un pochettino più costosi può valere comunque la pena, può valere lo sforzo. Comunque io già da qui sento il pennello praticamente scivolare per bene sul viso, segno che comunque sicuramente la scorrevolezza del sapone non manca. Direi che praticamente ci siamo quasi, forse mettere un'altra presina d'acqua, però in realtà come montaggio non è male, ci siamo, anzi forse mi sta venendo anche più corposo delle altre volte, segno che comunque il prelievo, effettivamente mi sono soffermato un pochettino di più sul prelievo per non sbagliare ed è una scelta che ha ripagato. Comunque io l'acqua ne sto mettendo in abbondanza e sembra reggerlo, ovviamente non inzuppate del tutto il pennello perché sennò poi finite veramente con l'annacquarlo. È un sapone un po' diciamo sensibile, se così vogliamo dire, ma insomma si recupera. Ecco qua, direi che ci siamo. Come vedete non è super voluminoso, però non è neanche arioso come vi dicevo all'inizio. Non so se riesco a farvi vedere bene la consistenza della schiuma, ok? Non è
come vi dicevo, quello yogurt super super denso, compatto, lucido è, però allo stesso tempo non è neanche, diciamo, lo svelto, no? Che viene molto, molto arioso, ecco qua. Dai, secondo me ci siamo. E visto che la barba è di qualche giorno e non uso sto rasoio veramente da parecchio tempo, andiamo di R41. Mamma mia, quanto mi mancava sto rasoio. Andiamo. Rasoio che toglie veramente tutto con una facilità estrema, quanto mi mancava. Cioè, bellissimo. Il sapone sta facendo assolutamente il suo dovere, comunque scorre alla grande, diciamo che la scorrevolezza residua non c'è, anche se comunque ci ho messo l'olio sotto, però l'olio più che per dare scorrevolezza secondaria, secondo me, così come i per barba in gel, eccetera, servono più ad ammorbidire il pelo, ecco, a preparare la pelle in generale, poi uno comunque col pennello e il sapone va ad ammuschiare tutto quanto, non è che l'olio resta lì, quindi un po' si mescola quasi tutto insieme, però ecco la pelle risulta comunque molto rilassata, però considerate che avevo anche la barba abbastanza lunga, quindi anche un pochettino più semplice da levare, per quanto in inverno mi risulti un pochettino più dura perché col freddo tutto si incarcagnisce, si inasprisce. La vera prova sarà al contropelo, però intanto terminiamo questa prima passata. Ok, baffo fatto, prima passata è andata. Con R41 uno potrebbe veramente fermarsi anche qui, ragazzi, e avrei la pelle super, rilassatissima. Però voglio spingermi oltre, continuare con un altro po'. Guardate, guardate quanto è bello sto ciuffo, fa veramente un cuscino, è morbidissimo. Comunque, procediamo con la seconda insaponata, e così vi diamo anche un'altra bella botta in contropelo, ripeto, per quanto già l'R41 vada in profondità anche solo in prima passata. Come vedete all'inizio applicando il sapone sembra che ce ne sia un pochettino meno, però basta continuare a lavorarlo, a metterci un pochettino di acqua e poi perché no ragazzi, senza paura, anche spremere un po' di sapone dal ciuffo in modo da tirarlo fuori. Se il sapone è intrappolato, possiamo anche tirarlo fuori noi, non bisogna dare per forza la colpa al pennello che trattiene il sapone. E vabbè, trattiene, glielo fai, tieni, glielo fai, glielo levi tu, glielo prendi tu, se lui lo trattiene tu glielo strattoni, siamo noi i padroni, non sono gli strumenti i padroni, dobbiamo saperci adattare al tipo di strumento che si ha in mano. Poi è indubbio che ci sia uno strumento che apprezziamo più di un altro perché si adatta meglio al nostro stile, ma non vuol dire che prodotti che non sono compatibili con il nostro stile non siano ugualmente buoni. Io questo lo trovo veramente fantastico, come pennello in tasto lo preferisco anche a quel Boti che ogni tanto vi faccio vedere in Silvertip di alta montagna, perché quello sì, bello, molto morbido, però questo ha quel quid in più, no? Nonostante sia comunque anche lui molto denso, ha delle punte un pochettino più ispide e sapete che a me non piacciono, lo trovo comunque molto molto veramente piacevole. Nel frattempo che parlavo, ecco, vedete che io già una seconda passata di sapone sono riuscita a distribuirla tranquillamente, quindi direi che mi sciacquo la mano e passiamo direttamente al contropelo.
Ok ragazzi, rasatura terminata e cosa posso dirvi? Allora, anzitutto posso dirvi che quanto sapone è rimasto nel pennello, eccolo, e non è poco. Se considerate che con appunto un grammo, forse oggi 1,5 grammi, ma secondo me anche no, di sapone siamo riusciti a fare tutta questa schiuma, possiamo dire bella, insomma, bella resa, sicuramente ottima resa, però chiaramente come montaggio avete visto che non è di nuovo, ripeto, la crema pasticcera, è molto più all'inglese, diciamo, no? Molto più da saponetta dura. Un'altra cosa che voglio aggiungere sulla qualità di questi prodotti in generale, diciamo una cosa su cui loro calcano molto la mano, è il fatto che all'interno di tutti i loro prodotti, quindi sapone, dopo barba, olio, ma anche tutti gli altri prodotti che fanno, perché non fanno solo quelli, fanno anche linee per il corpo, in tutti questi prodotti ci sia lo zafferano. Lo zafferano che teoricamente sulla carta ha qualità antinfiammatorie, antiossidanti, mi stavo dimenticando la parola, e effettivamente poi questo set in particolare ha un'ulteriore aggiunta che sono i fanghi del Mar Morto, sta anche scritto nell'inci in inciese, scritto nel linguaggio loro, che contribuiscono chiaramente ad aumentare insomma diciamo la sensazione di pelle morbida e tutto quanto, che effettivamente anche con il sapone vedete che comunque la pelle non risulta secca nonostante sia una saponetta e le saponette tendano ad asciugare un pochettino, no? Io intanto tiro fuori il dopo barba, finisco di dirvi questa cosa dello zafferano, io posso effettivamente secondo me confermare queste qualità diciamo antinfiammatorie perché oggi è andata molto bene, con R41 gioco in casa. Però in quelle volte in cui mi sono sbarbato e magari il rasoio magari non era andato benissimo, io non ero andato benissimo diciamo utilizzare il rasoio e mi ero comunque irritato, comunque non mi sentivo irritato, mi sentivo un po' sfiammato diciamo in generale, quindi non so se è un placebo eccetera, però diciamo che tutte quelle volte in cui ho usato questo set io difficilmente dopo mi sento irritato, anzi. Passiamo al dopo barba, che tra l'altro ha scritta la piramide olfattiva direttamente qui, come vi dicevo, arancia amara, carota, che è stranissimo, chiodi di garofano, mirra e in fondo legni sacri e paciuli. Bellissimo, cioè ragazzi questa bellissima profumazione, quasi quasi mi comprerei addirittura il profumo, non ne mettete tanto perché se ne mettete il giusto l'alcol si sente, ma insomma, ma neanche troppo. Dicevo, se ne mettete il giusto, non unge, non appiccica, eccetera. Se ne mettete troppo, comincia un pochettino, ecco, già ne ho messo un po' troppo, comincia un po' ad appiccicare, però ad ungere no. E comunque, diciamo, una sensazione che dura per poco, però sentite, io sento proprio la sensazione di pelle protetta, ricostruita, no? Anche il post che mi lascia dura veramente tanto. Quindi facciamo un wrap di tutto quanto. Sono set che costano parecchio perché olio, sapore, dopo barba, 90 euro. Ci mettete pure il profumo, arriviamo intorno ai 150 euro per un set completo. Però, secondo me, il pre-barba, l'olio pre-barba lo potete levare. E quindi già scendiamo un pochettino. Il profumo anche quello è facoltativo, se vi interessa solo sapone e dopo barba spendete 60 euro. Come tanti altri set, diciamo, top di gamma italiani, perché molti set italiani arrivano a questo prezzo ormai e secondo me a questo punto è più una questione di scelta. Se volete un set che punta tanto sulla profumazione, perché questi io ne ho sentiti anche altri di Abate e sono tutte profumazioni, non sono dupe, sono profumazioni originali, secondo me uniche, o perlomeno io nella mia ignoranza non ho mai sentito profumazioni simili altrove e so belle ragazzi, so belle. Io adesso avrò la mano profumata per diverse ore perché mi è successo anche altre volte di averlo messo questo robarba, io mi sento le mani profumate, quindi diciamo questa esplosione di profumazione che partiva no, dal fondo dell'olio all'inizio del video che vi dicevo, è esplosa appunto tutto quanto nel dopo barba. Immagino che se avessi il profumo sarebbe ancora più bello. C'è Don José che sa di banana, è buonissimo, c'è Fufluns che è una profumazione molto erbacea, molto carina, Coquet, sono tutte belle profumazioni secondo me, quindi se puntate più a quello, a un concetto
concetto, ecco, diciamo, un concetto di eleganza, no? Ve li posso consigliare. Se invece volete il sapone ignorante, diciamo, che fa la super crema, che ve lascia, magari avete anche la pelle un pochettino più secca, ma io questo qua onestamente lo consiglierei, visto che c'è sto dopo barba così bello, lo consiglierei un po' a tutti, chi ha pelle grassa come me, chi ha la pelle secca, lui comunque ripara bene. Ripeto, questi me li sono comprati questi prodotti, anzi ero molto scettico all'inizio, molto scettico, invece alla fine mi hanno colpito. Comunque tutto presentato bene, tutto dentro i barattolini, c'è una cosa da dirvi, no, in realtà è comunque un punto a favore, nel senso, le versioni precedenti di questi set avevano i saponi in crema dentro questi barattoli maledetti di alluminio. E sti saponi dopo pochi mesi cominciavano a deteriorarsi, ecco perché si è smesso un po' di parlare di sto marchio, quasi dimenticavo, perché comunque, cavolo, uno si arrabbia, no? Spende così tanto e dopo un po' il set gli si brucia, perché il sapone gli si brucia dentro l'alluminio che effettivamente se non è trattato può rovinare il prodotto al suo interno. In questo caso io sto sapone ce l'ho da più di un anno all'interno della sua... e mi si è spenta la luce, vabbè, fa niente, dicevo, ce l'ho da più tempo, da diverso tempo all'interno della sua mi sono distratto del suo vasetto ed è ancora tutto perfettamente intatto. Quindi diciamo che anche i problemi sulla durabilità del prodotto secondo me sono più che risolti, adesso la palla passa a voi. Fatemi sapere nei commenti se avete questi set, se li avete provati, se vi sono piaciuti, se li comprereste, soprattutto se li ricomprereste, perché la domanda è questa, uno per curiosità compra tutto, no? Ma poi effettivamente di quello che ha comprato cosa ricomprerete? Non so, voglio un po' sapere la vostra esperienza, io mi scuso per la luce che purtroppo è andata a quel paese, ma vi ringrazio per avermi seguito di nuovo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!